Credo sicuramente che nella realtà, dal momento che la società ha delle frequenze veramente basse, si basa su odio, invidia, disparità, polarizzazione politica, ci siano assolutamente delle aziende non etiche che sopravvivono più di 5 anni, ma non hanno nessun tipo di contributo all'umanità, pensano al profitto perché hanno una visione miope della ragione per cui esistono. Infatti oggi, col risveglio dell'umanità, si sta avendo un risveglio complessivo che sta Quale azione o quali azioni devo fare per poter togliere le maschere che indosso, magari anche inconsapevolmente? La prima cosa è fare successo. Non puoi togliere una maschera se non hai raggiunto la pace e la libertà finanziaria. Cos'è la libertà finanziaria? Io vorrei togliere la parola libertà, perché tu sei sempre libero, e la sostituirei con la parola sicurezza. Quindi in realtà non puoi toglierti la maschera fino a quando non hai sicurezza finanziaria, perché se togli la maschera prima di avercela fatta a livello economico, non hai più quella motivazione di rivincita che ti spinge realmente a farti rispettare. Quindi per togliere le maschere devi fare successo ed è per questo che il successo è il primo passo e non l'ultimo. La verità è una soltanto per tutti, ognuno ha la sua. La verità riguarda te stesso e ogni persona è qui sulla terra per cercare la propria verità. La verità, a mio avviso, viene comunicata da questa coscienza superiore e si attiva in forma di voce interiore. Quando tu ti connetti con te stesso, si attiva questa voce che ti inizia a dare degli indizi. La mia verità è sempre stata quella di riuscire a scoprire l'essenza dietro le cose e comunicarla all'umanità. E quindi ho scoperto la mia verità da poco e solo oggi, in questo momento, ho il coraggio di comunicarla al mondo, perché molte volte ci sono delle verità che hai paura a comunicare perché, ripeto, tu indossi una maschera che ti dà un ruolo nella società e quindi hai paura di perdere quell'identità. Però è importantissimo quando scopri la tua verità comunicarla, perché solo così troverai piena soddisfazione e libertà vera, fisica, spirituale ed energetica. Tu credi nel karma? Il karma è qualcosa che ti rende chi sei oggi, quindi non devi aver paura ad affrontare le sfide, devi solo aver paura a rifiutare le sfide, perché se eviti le sfide torneranno verso di te finché non impari la lezione. Quindi ogni essere umano è qui per imparare ed evolversi, perché se crediamo che ci sia una coscienza superiore, allora ogni essere umano è un punto di osservazione che sta facendo imparare la coscienza superiore riguardo a esperienze terrestri come questa. Quindi assolutamente il karma è fondamentale e io penso che sovrapproteggere una persona dalle esperienze negative possa rovinarle veramente la vita, perché questa persona avrà paura di vivere poi. Credi in Dio? Credo in Dio, ma credo che anche Dio sia dentro di me e sia dentro di te. Chi è Dio? Dio è una coscienza superiore che ti guida. Ovviamente tu non sei Dio, io non sono Dio, però Dio può scendere dentro di noi e darci delle indicazioni. E quindi questa supercoscienza è di fatto Dio, l'universo, il creatore, perché tu sei stato creato in maniera miracolosa e ricordati che per essere qui sulla Terra oggi si sono dovute incrociare decine di miliardi di possibilità in milioni di anni e se anche una di queste non fosse andata nel modo corretto tu non saresti qui oggi. Quindi questa vita è un miracolo, se non ci fosse una coscienza superiore non avrebbe senso e rifiuto categoricamente la teoria che siamo animali darwinista, che siamo qui solo per mangiare, fare esperienze terrene e morire. Penso che ci sia molto di più di questo, però purtroppo quando uno muore non può dirlo cosa c'è dopo. Quindi preferisco credere che ci sia un senso piuttosto che non ci sia, perché se credo che non ci sia un senso, allora perché sto vivendo? Tutto questo discorso sulla spiritualità, come può essere applicato al business quando comunque lo scopo di un'azienda rimane il profitto? Io lo chiamo business in missione.
tutto parte dall'imprenditore. L'imprenditore, se espande un'azienda attraverso la propria maschera reattiva, creerà un'azienda che, uno, non sopravvive entro 5 anni, due, o lo uccide personalmente perché drena tutta la sua energia, oppure è quasi impossibile per un imprenditore avere una squadra che spinga con il cuore se lui non è in missione. Quindi credo sicuramente che nella realtà, dal momento che la società ha delle frequenze veramente basse, si basa su odio, invidia, disparità, polarizzazione politica, ci siano assolutamente delle aziende non etiche che sopravvivono più di 5 anni, ma non hanno nessun tipo di contributo all'umanità. Difatti la maggior parte delle aziende là fuori pensano al profitto perché hanno una visione miope della ragione per cui esistono. Infatti oggi, col risveglio dell'umanità e il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario, si sta avendo un risveglio complessivo che sta coinvolgendo anche il mondo del business. Sempre più imprenditori metafisici, io li chiamo metapreneur, creano aziende su una missione che ha come obiettivo l'impatto sull'umanità. E quindi ovviamente il mondo è ancora in mano a forze oscure di persone che manipolano l'umanità per il profitto, però sono positivo che nei prossimi anni ci sia una sovversione di tutto questo e basta vedere negli Stati Uniti come quello che sta accadendo adesso, che uno sia democratico o repubblicano non importa, questo si chiama risveglio di consapevolezza. Solo il fatto che gli Stati Uniti si stiano risvegliando a livello energetico significa che c'è una speranza, perché gli Stati Uniti sono il centro del Matrix che a partire dai Rockefeller hanno rovinato il mondo. Qual è la cosa o quali sono le cose che diresti a una persona che si sente pronto per comprendere certi concetti e vuole implementarli nella propria vita personale o professionale? Io dico sempre una cosa, perché di fatto sono sempre Fabio Gallerani, quello che ti dice che devi fare un pacco di soldi, ok? Chiariamo le cose. E questo che ti sto dicendo non è mia coscienza, è un'intuizione che viene da una coscienza superiore, perché io quello che sto dicendo adesso me lo sto dimenticando subito dopo e di fatto sono veramente felice di avere l'onore di condividerlo con te, perché sono cose che io imparo mentre dico. Non c'è in realtà un focus sul apprendere questi concetti perché vengono dall'alto, quindi tu non li puoi apprendere da me. Io posso solo spingerti ad arrivare a un livello di coscienza del genere, però il primo passo, lo dico sempre, è avere successo. Se tu non hai successo materiale, questo successo materiale, non puoi avere il tempo di fermarti, e successo materiale implica o avere un'azienda con dei collaboratori che ti aiutano e quindi deleghi e liberi il tuo tempo, oppure essere un intrapreneur, lavorare per un'azienda illuminata che ti possa dare il tempo di produrre ed essere libero allo stesso tempo. Quindi in realtà non c'è la ricerca di queste informazioni e non devono neanche essere comprese. Magari non hai capito nulla di quello che ho detto, magari hai capito tutto, questo non importa. Quello che importa è che stai iniziando a interessarti a concetti oltre il successo. Il consiglio che ho per te e quindi è: prima diventa un master della realtà tridimensionale, cerca di conquistare i 5 sigilli che sono salute, ovvero la tua forza, i soldi per comprare tempo, le relazioni e la crescita. Una volta che hai un successo olistico, allora possiamo parlare di impatto, possiamo parlare di come espandere il tuo business e sarò felice di essere la tua guida oltre il successo, perché di fatto io sto compiendo questo viaggio e posso insegnare solo ciò che sono. E in questo momento sono un semplice imprenditore che ha avuto successo, ma che sta cercando di creare impatto per sé, in primis, per la mia famiglia, a livello di amore, di pace e di centratura. Ma io sono qui per dirti che c'è molto di più oltre il successo ed è un onore e una scoperta straordinaria iniziare il viaggio e scoprire veramente non tanto la tua parte potenziante, ma la tua vera identità. Il vero viaggio oltre il successo non è tanto fare più soldi, avere più cose o semplicemente avere più riconoscimento. No, il vero viaggio oltre il successo è un viaggio di riscoperta della tua vera identità, della ragione per cui sei qui e sei in missione per compiere il tuo scopo di vita.